Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi volevo brevemente parlarvi di questo frigorifero. È un frigorifero a 12 volt a compressore. Volevo mostrarvelo perché ero curioso di testare un prodotto di questo genere principalmente per un motivo. Allora, questo qui è un frigorifero, tanto per iniziare, è un frigorifero da auto, viene venduto come frigorifero da auto, quindi non è propriamente un frigorifero da baita. Il brand è Vevor, lo potete trovare sul suo sito ufficiale oppure su Amazon, ed è un frigorifero, in questo caso da 55 litri, ci sono diverse capacità, che per l'appunto, dicevo, funziona a 12 volt ma a compressore, quindi non con le celle di Peltier, che è una tipologia di frigorifero che a me non piace per nulla. Perché ho scelto di passare al frigorifero a 12 volt? Il motivo è molto semplice. Come ben saprete, utilizzando il fotovoltaico, le centrali che utilizzo per produrre energia hanno tendenzialmente degli inverter di diversa potenza e più l'inverter è potente, normalmente più è dispendioso anche a vuoto. Quindi per esempio l'inverter del Bluetti AC300, nonostante sia un inverter incredibile, va alla grande con 3 kW di massima potenza, assorbe molta energia a vuoto, quindi l'ideale sarebbe non utilizzarlo in continuazione se non abbiamo un grosso accumulo, perché, come dicevo, l'inverter, anche se non viene utilizzato, ha un assorbimento di energia. Con la 12 volt questo assorbimento è molto più basso. Quindi questo è il motivo principe che mi ha fatto optare per questo frigorifero a 12 volt, per l'appunto 12-24, perché funziona sia 12 che 24 o anche a 220 volt volendo. Nel mio caso non mi interessa 220 volt, quindi io questo frigorifero l'ho solo provato a 12-24 volt, quindi vi posso già comunicare dei dati e trarre delle conclusioni su questo frigorifero in particolare, su questo modello, il Vevor da 55 litri. Oggi faremo anche un test assieme per vedere veramente se fa ciò che dicono che dovrebbe fare, quindi abbassare la temperatura da 20 gradi a 0 in un quarto d'ora. Andiamo a fare questo test. Quindi il grosso vantaggio di avere un frigorifero a 12 volt in un contesto come questo è quello di non necessitare di un grande accumulo di energia, quindi le batterie sono molto costose, con una minore capacità di accumulo. Con un frigorifero di questo genere riusciremmo ad essere più efficienti, quindi immediatamente risparmieremo, credo, almeno un 20% di carica che andrebbe dispersa utilizzando l'inverter. Il vantaggio del compressore rispetto a quello con le celle di Peltier è, per prima cosa, che si attiva solo ed esclusivamente quando c'è bisogno che si attivi il compressore, cioè tramite il termostato impostate una temperatura e lui parte in quel momento. Quindi più sarà bassa, più sarà la differenza di temperatura tra dentro il frigo e fuori dal frigo, quindi più girerà il compressore, meno gli richiederete, meno il compressore girerà. È abbastanza matematico. Adesso andremo anche a sentire il rumore di questo frigorifero. È abbastanza silenzioso, non è silenziosissimo, ma abbastanza silenzioso. È molto capiente con 55 litri. Effettivamente, rispetto al frigorifero che avevo prima, che è il classico frigorifero da 46 litri a 220 volt, è molto meglio per quanto riguarda la gestione dello spazio. Adesso andiamo a vederlo, lo apriamo e vediamo cosa riusciamo a farci stare dentro. Ha davanti anche qui un piccolo display e si può comandare tramite Bluetooth grazie a un'applicazione che funziona abbastanza bene, devo dire. Sarebbe stato molto interessante avere anche una connettività wireless, non c'è, ovviamente poterlo controllare da remoto avrebbe permesso di aumentare il range di possibilità. Comunque questa, diciamo, applicazione in Bluetooth è molto comoda. Allora, come vedete, l'apertura è tramite questa maniglia ad incastro, quindi, in modo che ovviamente se lo utilizzate in macchina non ci sia la possibilità che si possa aprire durante il percorso. Una catenella sostiene l'apertura, qua è presente una luce che adesso, appena andremo ad alimentarlo, vi farò vedere. C'è un cestello all'interno, qua c'è il termometro, perché adesso, vedete, segna 27 gradi e mezzo, l'ho messo fuori a riscaldarsi perché lo voglio testare con voi
e voglio portare la temperatura. Vediamo dalla temperatura di partenza dopo un quarto d'ora quanto riusciremo ad arrivare. Il fornitore Vevor ci dice che praticamente dovremo riuscire ad arrivare a 0 gradi. Comunque, iniziamo a riempirlo con bottiglie e birre e vediamo quanta roba ci sta. Rimuovo il cestello che personalmente mi dà fastidio. Queste sono bottiglie da 1,5 litri, quindi sicuramente riusciremo a farci stare anche le bottiglie da 2 litri. Ok, adesso ho riempito proprio a spanne, vedete che c'è moltissimo spazio, qua c'è un altro vano. Questo vano uno potrebbe pensare che sia congelatore, perché questo frigorifero viene venduto come frigorifero congelatore. Vevor sostiene che questo frigorifero con la 12-24 volt possa arrivare a meno 20 gradi, che sarebbe veramente notevole, un vero congelatore. L'ho testato a meno 20 gradi utilizzando un Blue Yeti AC200P, quindi con una capacità di 2 kWh, sempre a 12 volt, e l'ho fatto andare per più di 24 ore, quindi immaginatevi temperatura impostata a meno 20 gradi, il compressore continuava a girare quasi in continuazione, no? Non sono riuscito a rilevare i 20 gradi che ci ha detto Vevor, però ho piazzato il termometro in più punti e ovviamente nella parte più bassa del frigorifero sono riuscito a rilevare meno 13 gradi, meno 13 quasi meno 14 gradi. Se riesco vi metto dei grafici qua della temperatura. Quindi diciamo che comunque il risultato è notevole per un piccolo frigorifero a 12 volt. Le bottiglie di acqua erano 6 bottiglie da 1,5 litri, si sono congelate non del tutto, cioè all'interno della bottiglia se la giravate le bolle d'aria giravano, ma comunque si era creato uno strato di ghiaccio molto spesso, non si riusciva a rompere, insomma. Quindi diciamo un risultato soddisfacente. Un altro test che ho fatto, sempre con i 2 kWh di autonomia, impostare il frigorifero a meno 4, quindi una cosa un pochino più decente, e testare l'autonomia, il consumo, diciamo. Con meno 4 è durato per 48 ore, ma le bottiglie non si sono congelate, quindi diciamo che il termostato di questo frigorifero non ho capito esattamente dove sia posizionato, però diciamo che non è proprio affidabilissimo al 100%. C'è un po' di scostamento tra la temperatura rilevata e quella che c'è realmente all'interno del frigo. Con meno 4 mi pare che fosse arrivato a circa 1 grado, quindi c'è un po' di scostamento. Ovviamente lo sto ancora testando, cercherò di capirlo, comprenderlo meglio questo frigorifero. Comunque diciamo che è un risultato, diciamo una temperatura molto bassa, in ogni caso, una durata di 48 ore partendo ovviamente con frigorifero caldo, mi sembra un buon risultato. Quindi questo significa che questo frigorifero, collegato ad un impianto anche di 2 kWh di autonomia, con anche un pochino di ricarica solare giornaliera senza riempire completamente la batteria, vi permette di farlo funzionare praticamente tutti i giorni, ed è quello che voglio fare io, quindi questo frigorifero girerà tutti i giorni. Comunque adesso andiamo ad attivarlo, questo frigorifero, e vediamo in quanto tempo riusciremo, in un quarto d'ora, a che temperatura riusciremo ad arrivare. Adesso siamo a 26 gradi, segna 26 gradi, facciamo un po' di spazio. Ecco, vedete, adesso si è accesa anche la sua lucina, il compressore ha iniziato a girare. Mi avvicino proprio per farvi sentire il rumore del compressore. Come potete vedere non è un compressore particolarmente rumoroso, è abbastanza silenzioso. Andrò ad utilizzare la sua applicazione. Come vedete è molto semplice, si può
impostare la modalità eco per risparmiare un po' di energia. In questo caso la disattiviamo perché vogliamo raggiungere il massimo delle sue performance per arrivare a 0 gradi. Quindi impostiamo 0 gradi. Ovviamente potete fare queste operazioni direttamente dal display. Il suo display durante l'utilizzo ci fornisce alcune informazioni, tra le quali vedete la connessione Bluetooth. Qua c'è un grafico della batteria che in realtà non ha una batteria sua interna, però vi fa vedere il voltaggio, la tensione utilizzata dal frigorifero, perché si può impostare una tensione più bassa, una media e una alta. Questa, diciamo, è la versione alta. Vedete che ci sono infatti 3 lettere HML qua, quindi modalità adesso massima per raggiungere il risultato nel minor tempo possibile. Ci segna, il termostato ci segna al momento 19 gradi centigradi, dopo un po' di tempo ci mostrerà la temperatura che avevamo impostato. Adesso vi faccio vedere 0 gradi, cliccando qui, 0 gradi, la temperatura che abbiamo impostato, vedete, adesso è sceso di 1 grado, 18 gradi. Questo modello di frigorifero in particolare, per quanto riguarda i materiali, è un frigorifero totalmente in plastica, qualità costruttiva abbastanza buona, diciamo, ha 2 maniglioni laterali per il trasporto, è un frigorifero abbastanza leggero, quindi abbastanza maneggevole. L'isolamento di questo frigo, allora, secondo me poteva essere migliorato, nel senso che quando raggiunge una bassa temperatura, se voi lo toccate, non dico che è freddo, ma percepite un po' di freschino, quindi un pochino di dispersione termica secondo me c'è. Intanto che aspettiamo il quarto d'ora, vi posso fornire un altro dato interessante del test che ho fatto precedentemente a casa. Anche qua vi allego il grafico. Praticamente avevo impostato il frigorifero a meno 20 gradi. Una volta che il frigorifero ha smesso di funzionare perché la carica della batteria della mia centrale si è esaurita, ho voluto testare per quanto tempo riusciva a mantenere una temperatura di soglia, diciamo. Quindi ovviamente non poteva tenermi a meno 13 gradi in continuazione, dopo i meno 13 gradi è risalita fino a 4 gradi, ma questi 4 gradi li ha tenuti per più di 13 ore. All'interno le bottiglie ovviamente erano ghiacciate, quindi anche il fatto che le bottiglie ghiacciate facessero loro stesse in qualche modo da frigorifero sicuramente hanno tenuto la temperatura interna costantemente bassa. Comunque vi posso dire che la temperatura si è tenuta sui 4 gradi per più di 13 ore, abbondantemente oltre le 13 ore. Quindi la capacità di isolamento effettivamente mi pare buona. Allora, un'altra informazione: l'assorbimento di questo frigorifero è di 50 watt, quindi veramente un assorbimento basso. Il venditore Vevor ci dice che il frigorifero può passare da 20 gradi a 0 in 15 minuti. Ne avevamo 23, 24, sono passati 15 minuti, siamo a 15 minuti e 20, teoricamente dovremmo averne all'interno 3 o 4. Qua ne segna 8, ma noi useremo il nostro termometro e il nostro termometro ci dice che ci sono in realtà 13,1 gradi, quindi non è proprio come dice Vevor, cioè la temperatura si è abbassata in modo soddisfacente di già 10 gradi in un quarto d'ora, ma non si è abbassata così tanto come spacciano su Amazon. Comunque adesso facciamo passare altri 15 minuti e vediamo a che temperatura siamo arrivati. Diciamo che per raggiungere la nostra temperatura target una mezz'ora mi sembra un tempo più che ragionevole in ogni caso, quindi direi che non è questo che cambia le performance del nostro frigorifero per quello che dobbiamo fare noi, a meno che non dobbiamo trasportare un rene o un cuore e abbiamo bisogno di un abbattimento immediato della temperatura. Penso che se dobbiamo raffreddare del cibo anche mezz'ora va bene. Comunque siamo già scesi più di 10 gradi. È passata mezz'ora, andiamo a fare un altro controllo del termometro. Mezz'ora 7,9. Quindi io ho rilevato in mezz'ora un abbassamento della temperatura di 15 gradi.
mi sembra comunque soddisfacente, almeno per quanto mi riguarda è un risultato soddisfacente. Ma adesso traiamo due conclusioni su questa tipologia di frigorifero a 12 volt. Allora, è un frigorifero che si adatta a questo genere di contesti? Sicuramente sì, perché, ripeto, vi fa risparmiare molta energia, vi permette di evitare di utilizzare l'inverter. Le performance del frigorifero mi sembrano molto molto buone, è molto interessante comunque avere un frigorifero che fa anche da congelatore. Come vi dicevo, ho raggiunto quasi meno 14 gradi, quindi va molto bene. Avrei migliorato alcune cose, cioè chiaramente questo, come vi dicevo, è un frigorifero d'auto, per l'auto è fantastico. Diciamo che, vabbè, per un contesto di questo genere forse avrei migliorato delle cose, per esempio magari anche a partire dall'estetica. Avrei sicuramente inserito una possibilità di comando da remoto per gestire la temperatura, potrebbe tornare utile in qualche modo. E per il resto niente, continuerò ad utilizzarlo e quindi eventualmente scrivetemi nei commenti se avete delle domande o se volete sapere a distanza di tempo come si sta comportando, perché questo è un frigorifero che a livello di prezzo costa praticamente il doppio rispetto a un frigorifero a 220. Il mio frigorifero a 220, però con una capacità inferiore perché sono 46 litri, questo ne ha 55, costa circa un 150 euro se non erro, questo costa 300, quindi costa il doppio. È un investimento ovviamente maggiore rispetto a quell'altra tipologia di frigorifero che funziona comunque bene, ma questo funzionando a 12 volt, 12, 24 e 220 è sicuramente molto 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 più versatile, quindi si adatta ad utilizzi differenti, soprattutto per quanto riguarda un ambito off-grid come questo. Bene, per questo video è tutto, se avete domande mettetemele nei commenti, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale, mi raccomando datemi una mano e mettetemi un pollice in su e vi lascio i link ovviamente di questo frigorifero. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti!